Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e con questo video volevo completare il discorso che avevamo iniziato nel video precedente e che riguarda il recupero dello stato del Matter Bridge per poter tenerlo sotto controllo e eventualmente essere notificati se per caso dovesse andare giù. Non essendo un componente mappabile direttamente in OpenHub, ho dovuto, come ho descritto nel video, utilizzare il log reader binding per andare a leggerne lo stato e di conseguenza aggiornare un item per recuperare lo stato corrente. C'è solo un piccolo problema perché il funzionamento è corretto, nel senso che tutte le volte che c'è il cambiamento di stato viene intercettato e l'item viene aggiornato di conseguenza. Però abbiamo il problema allo startup di OpenHub, in quanto essendo gestito tutto dalle regole che vengono invocate in funzione dell'evento di cambiamento di stato, purtroppo il motore delle regole in OpenHub non sempre viene inizializzato in fase di startup prima del Matter Bridge, quindi c'è il rischio che quando il Matter Bridge sale e cambia di stato all'avvio di OpenHub, quindi va da stopped a running, il sistema di regole non sia ancora pronto per ricevere l'evento. Questa non è una cosa che succede sempre, comunque ogni tanto succede. Quindi in questo video andiamo a vedere come poter evitare questo problema. Iniziamo subito con l'andare a vedere cosa succede nei log quando si avvia OpenHub in relazione a quello che interessa a noi e quindi al discorso dell'avvio del Matter Bridge e dell'avvio del motore delle regole. Come vedete, nella sequenza di messaggi di log che vengono scritti quando OpenHub si avvia, abbiamo l'avvio del Matter Bridge, infatti il Matter Bridge passa in stato starting, non ancora in stato started, poi c'è l'avvio del motore delle regole e poi c'è il cambiamento di stato in running. In questo caso il sistema avrebbe funzionato correttamente perché le regole erano pronte nel momento in cui c'è stato il cambiamento di stato. E infatti questa riga di log che vedete qua sotto con scritto running è la mia regola che ha capito che doveva aggiornare l'item con lo stato running. In altri casi mi è successo che il motore di regole veniva inizializzato dopo il cambio di stato in running. Essendo processi asincroni non è garantita la sequenzialità delle cose e quindi a volte può succedere che parta prima il motore delle regole e a volte può succedere che parta invece dopo il cambio di stato del Matter Bridge. Quindi per porre fine a questo problema ho deciso di scrivere una regola che viene eseguita all'avvio di OpenHub, quindi quando tutto il sistema OpenHub è pronto, quindi sicuramente dopo sia il cambiamento di stato del Matter Bridge che ovviamente del motore delle regole, e questa regola non fa nient'altro che andare a leggere il file di log e cercare l'ultimo cambiamento di stato che trova andando a intercettare la stringa Matter Bridge State . Praticamente è la stessa logica che usa il log reader binding, però questa viene eseguita manualmente una tantum all'avvio di OpenHub. Andiamo quindi adesso a vedere come si scrive la regola per poter appunto eseguire questa azione in modalità automatica. Passiamo quindi all'interfaccia di OpenHub, andiamo su Impostazioni, Rules e cerchiamo la nostra regola, adesso non mi ricordo come l'ho chiamata, Notifica avvio OpenHub. In teoria era una regola che già avevo scritto per mandarmi una notifica ad ogni avvio di OpenHub e ho fatto che aggiungere a questa regola un ulteriore step di esecuzione. Allora, intanto la regola va creata come trigger con un trigger di tipo raggiunto un livello iniziale del sistema. È una delle scelte del tipo di trigger che sia nella regola. Poi possiamo definire a che livello del restart di OpenHub possiamo intervenire. Io ho deciso di intervenire alla fine di tutto, così in questo modo il mio sistema OpenHub è totalmente attivo, tutti i componenti sono attivi e quindi io posso eseguire il mio script. Quindi si mette il livello 100. Definito il trigger, si definiscono le azioni. La prima azione che vedete qua è quella che già c'era nella regola, che è quella che manda semplicemente una notifica per dire che OpenHub si è avviato. Ho aggiunto invece una regola di inline script, un inline script di tipo application JavaScript.
Adesso la vediamo, però per aggiungere un'esecuzione di questo genere si va su Add Action, Inline Script, e nel mio caso si sceglie ECMAScript, che è la regola scritta in JavaScript. Ho usato JavaScript perché tramite JavaScript è possibile andare a leggere i file di log, con il motore standard di OpenHub non si sarebbe potuto. Quindi una volta selezionato ECMAScript abbiamo a disposizione la nostra porzione di schermata dove scrivere il codice. Torniamo alla vera esecuzione. Quindi qui c'è il codice JavaScript che mi permette di andare a leggere il file di log utilizzando delle classi Java dedicate proprio alla gestione del file system. Poi utilizzo su tutte le righe del file di log che vado a leggere la regular expression matter bridge state 2 punti, in modo tale che il sistema riesca a intercettare tutte le righe che hanno come contenuto matter bridge state 2 punti. Poi ho messo il segnaposto per la parte successiva perché è quello che mi interessa recuperare, in quanto è il vero e proprio stato del matter bridge. Poi ovviamente si manda in esecuzione la regular expression, quindi si esegue il pattern su tutte le righe del file, si ciclano tutte le righe trovate fino a trovare l'ultima. Una volta che ho trovato l'ultima riga, recupero la parte del segnaposto della regular expression. Una volta recuperato lo vado ad inviare al mio item. Io ho definito il mio item che avevamo già visto nel video precedente, che è quello che contiene lo stato corrente del matter bridge. Una volta appunto recuperato lo stato, glielo vado ad inviare. Nel caso in cui nel file di log non venisse trovato nessun tipo di riga con matter bridge state, io invierei al mio item lo stato unknown, quindi sconosciuto. Quindi banalmente questa regola viene eseguita ogni volta che OpenHub si avvia. Alla fine del processo di avvio va sul file di log, va a leggere tutte le righe in cui c'è scritto lo stato del matter bridge, prende ovviamente l'ultima perché deve prendere lo stato corrente, non deve prendere la storia degli stati, prende il valore dello stato, lo invia all'item e finisce lì. Quindi il mio item in fase di startup di OpenHub avrà l'ultimo stato raggiunto dal mio matter bridge. Ovviamente se per qualche motivo questa regola venisse eseguita prima che il matter bridge vada in stato started, perché magari ci mette tanto a passare da starting a started e OpenHub intanto ha raggiunto il livello 100 come fase finale del suo startup, quindi mi manda in esecuzione questa regola, non c'è nessun problema, perché al successivo cambiamento di stato di OpenHub, quindi quando effettivamente passerà da starting a started, interverrà la mia regola principale, che è quella legata al log reader binding, che è il processo standard. Quindi in un modo o nell'altro io comunque dopo l'avvio di OpenHub avrò lo stato corretto nel mio item. Bene, per questo video possiamo fermarci qui. È stato un video molto veloce solo per appunto farvi vedere come risolvere il problema del recupero dello stato del matter bridge in fase di startup di OpenHub. Adesso che abbiamo a disposizione il nostro stato corrente del matter bridge in un item di OpenHub, possiamo fare tutto quello che ci interessa. Quindi potremmo essere notificati quando il matter bridge va giù, possiamo mettere nell'interfaccia da qualche parte ad esempio lo stato corrente del matter bridge per tenerlo sempre sotto controllo, e tutto quello che ci viene in mente. Grazie, siete arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.